I parchi d'arte, un connubio perfetto tra arte e natura. Scopriamo che cosa sono. I giardini d'arte rappresentano mete di grande suggestione, dove la cultura va fuori le mura di un museo o di un'istituzione. Scopriamo cosa sono. I giardini d'arte offrono la possibilità di poter fruire di ambientazioni create da grandissimi artisti internazionali, vivendo il tutto all'aria aperta, creando così un'esperienza artistica unica e speciale. Era il 1982, quando Giuliano Gori decide di aprire una parte della sua grandissima collezione d'arte. E lo fa all'aria aperta, creando un giardino con sculture di Burri, di Serra, di Merotti, Castellani e Burend, solo per citarne alcuni. Lo fa in quella che è oggi la fattoria di Celle a San Tomato Pistoia, dando luogo a un vero e proprio museo a cielo aperto, il primo in Italia, il primo giardino d'arte. Sempre in Toscana troviamo il giardino museo dell'artista svizzero Daniel Sperry, che l'ha ideato e creato alla fine degli anni '80, racchiudendo su un'area di oltre 16 ettari oltre 100 opere di oltre 55 artisti, riconosciuta oggi come fondazione del Ministero dei Beni Culturali. A Capalbio invece ha trovato spazio la vena creativa dell'artista Niki de Santefel, la quale, ispirata al Parco di Gaudì di Barcellona, ha creato così il Giardino dei Tarocchi nel 1998, dove monumentali sculture realizzate in acciaio, cemento, ricoperti da vetri, specchi e ceramiche, danno vita ad un effetto indimenticabile, ricco di luce e colori, integrandosi perfettamente nel luogo e nel territorio circostante. Anche le fondazioni non sono da meno, possiamo citare quella dell'artista Alberto Burri, il quale ha Città di Castello, in cui sono ospitate le sue grandissime sculture realizzate a fine degli anni '70. Ma dallo Stivale all'isola il passo è breve. Anche in Sardegna esiste un giardino dell'arte, quello di Pinuccio Sciola, che raccoglie le sue pietre sonore, dando vita a un vero e proprio concerto all'aria aperta, dove queste pietre parlano, suonano, creando un'esperienza unica e permettendo di sentire il vero suono della natura. Dall'Italia possiamo passare alla Norvegia, a Oslo, dove troviamo uno dei giardini d'arte più grandi al mondo, quello dell'artista Gustav Vigeland, dando vita a un parco con oltre 200 statue in bronzo, granito e ferro, un museo circondato da uno dei giardini più grandi d'Europa, con opere di Rodin, Müller, Fontana o Odenberg, e insieme a loro moltissimi altri artisti di medesima importanza. Anche l'America ovviamente, con New York e il suo Storm King Art Center. Ma l'elenco sarebbe veramente lungo, perché arte, natura e musei vanno di pari passo. E tu, quale giardino d'arte vuoi visitare?